Dipingiamo insieme una pesca con le matite colorate acquerellabili. Cominciamo con il livello di base, che è una stesura molto leggera di colore. Andiamo a disegnare e grattare queste tonalità di base sulla palette di plastica che ha una superficie piuttosto ruvida, quindi che consente di grattare il pigmento per poi diluirlo con l'acqua. Utilizziamo i 4 colori di base che ci servono per lo sfondo. Prima di tutto però andiamo a intingere il pennello nell'acqua e tenendo il foglio leggermente inclinato iniziamo a bagnare la superficie in modo da prepararla per l'effetto bagnato su bagnato. Quindi andiamo a stendere dell'acqua pulita. Io sto utilizzando una carta satinata, quindi è meglio abbondare un pochino con l'acqua perché ha una velocità di assorbimento piuttosto veloce e quindi prepariamo una stesura d'acqua che in qualche modo va a inumidire la carta. La cosa importante è che non rimangano delle pozze d'acqua in questa stesura, quindi andiamo a rifinire bene con il pennello dove vediamo anche controluce più o meno dove ci sono degli elementi un po' troppo bagnati. Potremmo anche utilizzare un pennello un po' più grande per coprire questa superficie, però per ora può andare bene così. Ripassiamo di nuovo il pennello sulla superficie se ci sembra ancora un po' troppo asciutta e poi incominciamo a diluire il pigmento, vedete? Deve esserci un bel po' d'acqua perché il pigmento deve in qualche modo sciogliersi e fare un livello molto leggero. Andiamo a bagnare e questo rosa qui serve poi per una sfumatura. Iniziamo con la parte in giallo, la passiamo qui e questa parte gialla sarà la parte superiore della pesca. Non vi preoccupate se non c'è una rifinitura perfetta del colore, perché poi noi andremo a sistemarlo poi anche con degli ulteriori livelli di matite colorate. Vedete, questa parte qui inizia a far apparire l'arancio, poi va a sfumarsi un pochino nel giallo e iniziamo già a creare un minimo di tridimensionalità. Vedete? Qui la carta si sta già un po' asciugando, quindi andiamo a bagnarla di nuovo con il pigmento un po' umido e quindi creiamo appunto delle sfumature più morbide. Vedete? Il livello deve essere molto leggero. Qui andiamo con il rosa perché abbiamo un punto di luce che si sfuma all'interno dell'arancio. Se vedete che il rosa è troppo intenso, bagniamo il pennello con l'acqua pulita e andiamo ad asportare un pochino di colore, vedete? Che diventa comunque un po' più tenue. Andiamo con il rosso che è nella parte più in ombra. Non ci preoccupiamo troppo di andare con
le rifiniture o con la precisione, perché poi da qui dovremo poi rilavorare di nuovo con altri livelli. Quindi andiamo veramente molto agili con la copertura. L'importante è cercare di non uscire dai bordi, perché altrimenti andiamo a rovinare la forma della pesca. Ecco fatto. Andiamo ad ammorbidire un pochino con il pennello pulito questa parte qui. Mettiamo ancora un po' di giallo chiaro e per sfumare meglio andiamo a sportare un pochino, vedete? Un pochino di colore con il pennello assolutamente pulito, altrimenti abbiamo un effetto che va a portare il pigmento dall'altra parte, non va bene. Andiamo a rifinire di nuovo qui ed evitiamo che troppa acqua vada a creare delle sovrapposizioni che non vanno bene, oppure che vada a creare dei bordi non molto interessanti. Lasciamo asciugare un pochino e poi andiamo a creare un altro punto d'ombra dove la pesca va in qualche modo a piegarsi verso l'interno. Utilizziamo una mescola di verde, un verde giallo con una parte di marrone e andiamo a creare questo tipo di, vedete, è molto aggressivo questa pennellata, questo colore, però andiamo ad ammorbidirlo poi con, vedete, con l'acqua pulita, in modo che non diventi troppo predominante, e andiamo quindi ad accennarlo. Questo ci fa da guida poi per il resto dei passaggi degli altri livelli, quindi abbiamo già una stesura uniforme. Adesso lasciamo asciugare, possiamo utilizzare anche un asciugacapelli per asciugare questi livelli, dopodiché proseguiamo con la composizione dei vari colori e delle forme. La base e il primo livello di questo dipinto sono asciutti, quindi possiamo iniziare a comporre i vari colori della pesca andando a lavorare direttamente con le matite colorate, quindi possiamo partire dove vogliamo e andiamo quindi non più con la parte acquerellabile, ma lavoriamo proprio con le matite. È un lavoro un po' lungo, però ci vuole un po' di pazienza, ma poi i risultati si vedono. Anche qui abbiamo diversi gialli, diversi arancioni e andiamo a creare delle sovrapposizioni in modo da creare i vari gradienti. La carta è satinata, quindi non dovremmo avere dei grossi problemi con la grana della carta. Se fosse una grana fine dovremmo riempire un pochino quelli che sono i buchi e gli avvallamenti della carta. In questo caso è abbastanza liscia. Iniziamo con le tinte più chiare, in modo che evidenziamo i punti di luce e pian piano andiamo a comporre, sempre guardando la nostra immagine di riferimento, i vari colori della pesca.
Stiamo sempre molto leggeri con la pressione della matita e piano piano andiamo a sovrapporre i colori. Come vedete sto facendo dei movimenti circolari in modo che non ci siano delle linee molto evidenti. Sto andando veramente molto leggero e sto cercando di rispettare i punti di luce. Quindi questa parte, la luce arriva da qui e quindi tutta questa parte deve essere più leggera. Andiamo a comporre la parte in giallo. Cercando piano piano di costruirci sopra il colore definitivo. Quindi piano piano andiamo a costruire questa parte. Della pesca. Se andate poi a vedere l'immagine di riferimento all'inizio di questo video, vedrete che qui c'è una parte un po' più rosa che va a finire nel rosso, quindi nel rosso attraverso una sfumatura d'arancio che poi si fonde con del rosso un po' più arancione, del rosso molto caldo. Non preoccupiamoci troppo qui delle sfumature perché poi andremo a mescolare i colori con l'acqua e quindi ci sarà una morbidezza dei colori. Poi andiamo a scurire un pochino perché stiamo entrando all'interno della parte scura della pesca e qui incominciamo a riportare l'ombra di prima, ricordate quella un po' verde e marrone. È un procedimento, come vi dicevo, un po' laborioso, però poi alla fine il risultato arriva. Ora vado avanti un pochino nella costruzione per evitare di annoiarvi e poi vi faccio riprendere in una parte più avanzata del video. Ecco qua, ho completato il primo livello superiore a matita, vedete che ci sono già i punti luce, le ombre, sembra un po' più sbiadito qui, però adesso faremo la magia e attiveremo il pigmento in modo da renderlo più brillante. Una cosa importante, quando attiviamo il pigmento andiamo sempre dal colore chiaro al colore scuro e ricordiamoci sempre di ripulire il pennello quanto più possibile per evitare la contaminazione del pigmento. Quindi
Anche qui non sarà il risultato finale, è un livello intermedio. Bagniamo il pennello, lo asciughiamo leggermente nel tovagliolo di carta perché non deve essere troppo bagnato. Iniziamo quindi a pennellare la superficie nella direzione in cui vogliamo che ci sia la forma della pesca. Quindi cerchiamo di simulare il movimento rotatorio di questa forma piuttosto sferica. Adesso io sto andando, vedete, a portare il pigmento verso il basso. Qui abbiamo una parte luminosa, quindi per mantenerla cerchiamo sempre di tenere pulito e andiamo a da questo punto di vista questo tipo di carta, quella satinata, ci aiuta molto perché ci consente di tornare, vedete, più volte sulla superficie per poi ammorbidirla. Quindi vedete che pian piano, attivando il colore, si incomincia a rendere la pesca un po' più brillante. Teniamo sempre presente dove cade la luce e adesso teoricamente dovremmo andare nella parte più scura, ma prima abbiamo ancora un punto di luce qui in alto. Vedete, questo qui ancora in luce, quindi partiamo e andiamo, scendiamo qui. La cosa migliore sarebbe evitare di andare a bagnare un punto nel quale abbiamo appena bagnato la carta, quindi è meglio che questo punto qui per ora lo lasciamo stare e andiamo a lavorare su questi. Andiamo sempre dalla luce, vedete, luce verso la parte più scura. Quando ci sembra che abbiamo invaso una parte dove non ci interessa, andiamo con il pennello pulito ad ammorbidire la parte che dobbiamo sistemare. Possiamo anche girare il foglio se ci viene più comodo per dipingere. Tenete presente che deve essere tutto molto naturale, quindi la mano e anche il pennello devono avere un movimento che segue proprio questa forma, vedete? Io sto seguendo la forma della pesca. Anche qui abbiamo una ripresa un po' più chiara, quindi partiamo da qui. E poi a questo punto andiamo ad attivare anche questa parte. Vedete, qui sto facendo dei passaggi un po' troppo poco morbidi e quindi andiamo ad ammorbidirli di nuovo e poi scendiamo. Qui iniziamo a vedere già le ombreggiature, quelle che avevamo iniziato a realizzare con le matite. Sembra ancora brutto, poi vedrete il risultato finale che sicuramente
andrà a ripagare tutti questi passaggi. Cerchiamo anche di, come vi dicevo prima, con il pennello riprendere la circolarità del frutto. Qui stiamo ancora lavorando sulla forma, quindi non stiamo ancora lavorando sui dettagli, quindi quando vedete delle cose un po' abbozzate è giusto che sia così. Cerchiamo di evitare di fare troppi passaggi sui vari punti per evitare di asportare il colore che abbiamo già passato e evitare nel contempo anche di andare a togliere morbidezza dove invece l'avevamo già creata. Quindi abbiamo sempre il nostro pennello bagnato che ci viene in aiuto, pulito ovviamente, e qui andiamo a chiudere la forma della pesca. Come vedete già un po' più brillante rispetto a prima, già ci sono delle forme, già ci sono degli elementi più scuri e abbiamo già dato un effetto di brillantezza maggiore rispetto a prima. Ed ora lasciamo da parte l'acqua, riprendiamo il lavoro con le matite e ci aiutiamo con questo che è uno sfumino di carta. Cosa facciamo adesso? Andiamo a ripassare un altro livello con le matite colorate, pian piano andiamo a sfumarle utilizzando questo attrezzo. Andiamo quindi ad incominciare di nuovo come abbiamo fatto prima con la parte più chiara. Qui abbiamo già una base acquerellata che ci copre un pochino e ci aiuta un po' a non avere più il bianco della carta e a fare da base per questo nuovo livello. E qui possiamo già iniziare un pochino a lavorare con la peculiarità delle matite, ovvero andare a simulare un pochino i tratti della pesca anche con il tratto e la direzione della matita, no? Qui abbiamo la parte più chiara, quindi andiamo con un colore molto chiaro, anche questo, anzi possiamo schiarirlo un attimo. I colori chiari non sono super coprenti, quindi vi consiglio sempre di salvare la parte più chiara all'inizio per evitare appunto di avere delle sorprese che non riuscite a coprire, poi non riuscite a salvare di nuovo i bianchi. In questo caso siamo riusciti a riportare un po' di luce anche da questa parte. Andiamo poi a lavorare qui e adesso tra poco vi faccio vedere anche il lavoro dello sfumino. Eccolo qua. Andiamo con un movimento circolare e andiamo anche premendo abbastanza
a sfumare la matita. Ok, e quindi proseguiamo. Qui abbiamo ancora un pochino di colore un po' più chiaro. E poi continuiamo sempre con il nostro movimento circolare o comunque nella direzione della forma della pesca, no? Adesso scendiamo, qui c'era un punto luce, quindi lo preserviamo e scendiamo piano piano. Qui abbiamo il giallo, a questo punto possiamo già iniziare a rifinire bene la forma, perché stiamo già lavorando in punta di matita. L'ultimo passaggio sarà poi quello di ricreare la texture, che sarebbe il rilievo della buccia, che in qualche modo si deve un po' evidenziare. Vedete che i livelli che abbiamo realizzato prima ci aiutano a fare da base a quello che stiamo facendo adesso. Questa parte qui, se vi ricordate, era un po' più scura. Pian piano con questi movimenti circolari andiamo anche un po' a ricreare questa texture della pesca. Andiamo di sfumino per ora, poi lo ripassiamo ancora altre volte. Lo sfumino aiuta proprio ad ammorbidire il tratto. Ok. Adesso però ci sono degli altri elementi un po' più scuri, perché questa parte scura la dobbiamo riportare ancora un po' di più. Inseriamo del verde molto leggero, che poi dovremo lavorare più con il rosso, però un pochino di verde c'è. E poi iniziamo con un rosso, anzi un marrone. Qui adesso stiamo facendo dei dettagli, quindi dobbiamo andare veramente molto morbidi. E più andiamo verso l'ombra, più possiamo evidenziare la pressione, perché c'è proprio l'incavo dell'ombra. Andiamo di rosso. Che in qualche modo è più in questa parte.
Vedete che pian piano si sta formando quest'ombra. Però poi dobbiamo scurire ancora un po' con il marrone. Possiamo premere un pochino di più, perché così il rosso va un po' a mescolarsi con il marrone, ma poi il lavoro grosso lo farà lo sfumino, perché andremo appunto a creare questa sfumatura più tenue. Andiamo con un marrone un po' più chiaro. Che sfuma bene con il rosso. E andiamo di sfumino. Sempre un movimento circolare che segue però la parte della forma, quindi in questo caso tenete presente che anche qui sarebbe meglio sfumare prima il chiaro e poi andare verso lo scuro, che altrimenti rischiamo di contaminare la parte scura con quella chiara. Ok. Adesso procediamo allo stesso modo anche con questa parte. Fermo il video e poi vi faccio vedere l'avanzamento. Sto procedendo con la parte rossa, vedete come pian piano si forma anche un po' di texture che simula la buccia del frutto. Andiamo a rifinire con qualche tratto irregolare, perché ovviamente la buccia non ha lo stesso colore. E andiamo poi a scurire con dei rossi un po' più importanti, un po' più scuri, vedete? Andiamo a creare questa parte che nella foto originale era più scura, molto più scura, quindi andremo a vari livelli. Sto andando con dei movimenti circolari, vedete, in modo da creare anche un po' di simulazione delle asperità della pesca. Più pigmento adesso andiamo a stendere e più il risultato dello sfumino che andremo ad apportare dopo andrà a mescolare le varie tonalità. Quindi in questo caso andiamo pure belli decisi, anche se non troppo ovviamente. Cerchiamo sempre di dare un occhio alla foto di riferimento in modo da rimanere nei valori delle tonalità giuste. Super importante lavorare bene con le luci e le ombre. Ripassiamo ancora qui un po' di rosso che ammorbidisce la parte scura e andiamo a sfumarlo ulteriormente con il rosa.
poi ad aumentare l'ombra qui, perché qui c'è davvero un punto, come vedete nell'immagine c'è veramente un punto d'ombra molto forte. Che dobbiamo andare quindi a evidenziare con un colore piuttosto scuro. In questo caso poi verrà tutto mescolato dallo sfumino e quindi andremo a vedere un pochino come si ammorbidisce anche questa parte più scura. Cominciamo sempre dalla parte più chiara, anzi prima di fare questo lavoriamo ancora un po' con l'arancione. Più colore inseriamo su questo livello e meno passaggi con lo sfumino dovremo fare, quindi conviene andare a stendere i colori il più possibile in modo che poi facciamo meno passaggi con lo sfumino. Qui c'è tutta una parte arancione che deve essere evidenziata. E quindi perché non farlo ora? Facciamolo. Utilizzo vari tipi di arancione, questo è un po' più scuro anche. Vedete come cerco di sfumare tutto in modo che ci sia una transizione morbida anche tra i colori. Andiamo a sovrapporli, così quando andremo a passare lo sfumino si mescolano di nuovo tra loro. Ci vuole ancora un po' di rosso. Qui l'arancione deve essere molto presente perché poi andiamo ad avere una transizione molto netta con la parte più gialla, quindi ok, via di sfumino. Andiamo ad ammorbidire anche questa parte qui per evitare che ci sia troppo bianco. Vedete, tutto questo colore arancione e giallo va a mescolarsi. Adesso andiamo nella parte più scura. Vedete che piano piano la granulosità della pesca esce, perché un po' ci aiuta questo piccolo lavoro di tratteggio irregolare che abbiamo realizzato prima, e un pochino ci aiuta lo sfumino che va un po' a unire tra di loro tutti questi pigmenti. Andiamo con movimenti che cercano comunque di seguire la parte della pesca.
questo punto potremmo dare un ulteriore passaggio, questa volta solo con l'acqua, quindi andremo a ammorbidire di nuovo questi segni con un pochino d'acqua, quindi riattiviamo il colore, stando molto attenti. Questa cosa è molto delicata perché rischiamo di andare a di nuovo impastare tutto quanto, quindi con dei piccoli movimenti il pennello deve essere quasi asciutto. Andiamo piano piano ad ammorbidire i bordi. E creiamo in questo modo un pochino di texture nella pesca. Andiamo sempre con il pennello nella direzione giusta, ovvero coerente con la forma della pesca. E qui stessa cosa. Attenzione quando ci accorgiamo che c'è troppa acqua, asciughiamo il pennello. E qui è un lavoro molto interessante di precisione perché ci aiuta veramente a lavorare sui piccoli dettagli. E qui possiamo andare anche a sistemare qualche piccolo errore, magari di sfumatura, oppure qualche tratto un po' troppo marcato. Andiamo ad ammorbidirlo, vedete? Possiamo anche asportare dei piccoli pezzettini di colore. Andiamo sempre a ripulire il pennello per evitare di contaminare la parte più chiara con il colore scuro, a meno che non sia nostra intenzione farlo, quindi siamo noi che decidiamo fino a dove vogliamo spingerci. Qui adesso sto simulando veramente la texture della pesca, quindi andiamo a creare anche dei movimenti, vedete, un po' irregolari. Questo pennello è ancora un po' carico d'acqua, quindi vedete che sto portando un po' l'acqua qui intorno. Qui c'è da ammorbidire un pochino, che si vede ancora un po' la trama della carta.
questo caso io non sto guardando molto la foto di riferimento perché mi diverte molto di più cercare appunto di simulare queste cose irregolari a mio piacimento, vedete. Ogni tanto comunque va bagnato, sempre un po' asciugato nella carta. E pian piano andiamo a comporre queste sfumature un po' irregolari anche nella parte inferiore. Trasciniamo un po' di colore e poi siamo liberi di capire noi quando fermarci. Quindi per il momento potrebbe essere già interessante così. Un'altra cosa che possiamo fare prima del ritocco finale è un minimo di ombra di questo oggetto. Quindi andiamo a creare, a seconda del punto di luce, questo potrebbe essere la traccia dell'ombra. Per fare l'ombra lavoriamo di nuovo con la tecnica bagnato su bagnato. Sto creando con dei marroni un colore che possa essere appunto basato sull'ombra, nel quale c'è anche un po' di arancio e un po' di marrone un po' più chiaro, in modo che riprendono la luce che arriva da qui, anche un arancio un po' più rosso. Quindi andiamo a lavorare sulla parte inferiore della pesca con acqua pulita e andiamo a estenderla molto di più rispetto a quello che ci serve, perché come dice la tecnica bagnato su bagnato, poi l'acqua si espande fino a dove trova, il pigmento si espande fino a dove trova la carta bagnata. Quindi noi però dobbiamo guidarlo. Adesso andiamo a sciogliere questo colore e iniziamo a creare un'ombra gradiente che sarà un po' più spessa qua sotto, con un tocco di rosso. E poi andiamo assolutamente ad ammorbidirla. Pennello pulito e bagnato e andiamo a estendere l'ombra che avrà, man mano che va verso l'esterno, una trasparenza molto più forte, vedete? Quasi a scomparire.
qui vediamo un pochino i bordi. Perfetto, la nostra ombra direi che può essere in qualche modo terminata. Diamo qualche sfumatura aggiuntiva in più in modo da ammorbidire e diamo un minimo di copertura aggiuntiva qui più scura. Andiamo, come vedete, a unire anche un pochino l'oggetto insieme con l'ombra e andiamo poi a ammorbidire. Dobbiamo ovviamente, per evitare di avere delle sfumature troppo nette su quello che abbiamo già lavorato, andare a riprendere poi lungo tutta la parte dell'ombra, andando però comunque a sfumare la parte inferiore. Vedete qua, questa deve essere sfumata. Ok, e tra poco gli ultimi dettagli. Eccoci arrivati ai dettagli finali. Andremo a colorare il picciolo della pesca e creare eventuali ulteriori piccole ombre se necessari. Andiamo con il picciolo. In questo caso lavoriamo con le matite. Poi gli diamo una piccola acquerellata. Perfetto. Adesso qui possiamo creare un altro po' di sfumature. La pressione delle matite poi dipende da quanto vogliamo che questa cosa sia predominante, quindi ogni tanto lavoriamo un po' con lo sfumino per ammorbidire un po' tutto.
Vedete che poi man mano si vedono un po' di ulteriori cose da fare e da sistemare, quindi qui c'è una parte molto scura che poi va a finire verso il rosso, quindi andiamo ad ammorbidirla con il rosso e con questo giallo verde. Perfetto. Qui probabilmente ancora un po' di marrone può esserci. Andiamo a cercare di coprire degli eventuali buchi nella carta che abbiamo lasciato dai pigmenti precedenti, dai livelli precedenti. Adesso possiamo ancora lavorare un pochino con questi piccoli sporchini nella buccia, in modo che andiamo ad aumentare l'effetto texture della pesca. La buccia è molto irregolare, anche se è vellutata, però ha un sacco di elementi, così vedete, andando in maniera un po' irregolare anche con la matita andiamo a simulare. Possiamo anche creare dei puntini perché nella buccia sono presenti anche dei piccoli punti che vanno in qualche modo a creare un po' di trama della buccia. E poi stessa cosa qui. Qui c'è bisogno ancora un po' di scurire. Abbiamo fatto molti livelli, abbiamo passato molte volte il colore uno sopra l'altro e quindi è possibile che a volte si sia anche un po' perso il colore originale, quindi adesso qui andiamo a sistemare un po' questa parte. Direi che potremmo dire che ci siamo. Perfetto,
la nostra pesca è terminata. Spero che vi siate divertiti, provate anche voi e lasciate un commento se questo tutorial vi è piaciuto. Ciao!